Monica, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Rosso, nero, verde? Ebbene, bianco. Ah, bianco. Ehi. Se non hai voglia, va bene, andiamo sul Titanic. No, 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 per carità, poi sono dei simboli che parlano al mondo, quindi. Ci hanno suggerito questa mini indagine. Allora, il cavallo bianco, se non sbaglio, è regalato dai reali, giusto? Giusto? Al Mhm, Papa? Mm? mhm. Cavallo bianco, motore, meccanico, che si fa tutta la Seine fino alla Torre Eiffel, nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi, boh, dell'anno scorso, mi sembra. I reali inglesi, la prugna secca, no? Camilla, e che la Marina Rippa di Mena aveva chiamato la pugna secca. Ti aveva Sì. uscito di testa. Quella maledetta che non si teneva un cece in bocca, no? E orecchie a sventola a Carlo, definiti, dunque, allora, definiti dei cloni che controllano media, politica e giustizia. Sono già venuti in Italia, l'Italia rappresenta il Sacro Romano Impero, rappresenta la sacralità dello status quo della situazione, sia a marzo-aprile, sia adesso il 22 e il 23 ottobre, mi sono documentato. Hanno portato il cavallo, la prugna secca, la Camilla era vestita di nero col filo di perle, il nero vuol dire la morte o comunque cattivi, il filo di perle, il bianco. Bene, tu cosa vedi, Monica, invece? E dico quello che vedo io, quello che la mia anima trasmette, no? Alla mia mente. Mhm. Allora, quello che io ho visto è questo evento collegato all'evento del Louvre. In fin dei conti tu hai parlato anche del cavallo bianco di Bonaparte e infatti questi preziosi rubati dal Louvre pare siano appartenuti alla moglie di Napoleone Bonaparte. Quindi vedo questa gazzalata che porta via, in eterico, porta via questi gioielli verso Roma, precisamente nel Vaticano. E intanto vedo questo cavallo bianco portato appunto dai due regali d'Inghilterra. Per cui è come se si fosse davanti al Papa il re, la regina e anche Napoleone, imperatore di Francia, ma che è stato anche il re d'Italia per qualche anno, no? Mhm. Quello che io vedo, appunto, rispetto al cavallo bianco, in contrasto con l'abito nero di Camilla. Camilla sulla testa ha questa, diciamo, corona d'alloro, no? E come quello che a me è arrivato dalla mia anima, non so se è giusto, Mhm. è come un riferimento, a Dante che per noi è un noto massone, però precisamente Dante apparteneva ai Guelfi bianchi, fazione contro i Guelfi neri. I Guelfi neri erano quelli che appoggiavano principalmente il Papa, e vincono proprio i Guelfi neri ehm, nel 1302, l'anno in cui il Papa dichiara di essere, Papa Bonifacio VIII, dichiara di essere il padrone di tutto il mondo. Mhm. Mm. Quindi è come se in questo incontro pieno di simboli si comunicasse, specialmente all'Occidente, che c'è un cambio di guardia, e cioè che per tanti anni ha regnato la massoneria nera, e infatti Camilla lo dimostra, no? Con il suo abito nero. Però adesso non è più tempo di massoneria nera, ma necessariamente eh, bisogna far spazio alla massoneria bianca rappresentata dal cavallo bianco. E questo deve venire per forza davanti al Papa, perché l'inganno in cui noi siamo rinchiusi in questa matrix è Sancito. moltissimo portata avanti sì, dalla Chiesa. Quindi chi sono questi massoni bianchi? Allora, vedo che sono quelli che meglio riescono a dialogare con il polo che si sta costruendo ad Oriente, no? Cina, Russia, eccetera, quelle che si chiamano i BRICS. Ok? Mhm.
quindi li vedo molto collegati, per noi in Italia, specialmente alla Cina. Quindi, per esempio, se mi dici massoneria bianca, mi viene, cioè, non Firenze che la vedo come massoneria nera, però mi viene Prato, per esempio. Mm. Mm. Ehm, Poi i nomi non li so di questi massoni bianchi, occupano anche loro dei ruoli importanti esattamente come i massoni neri, eh. Ok, Mm, vabbè, io parlo per me stesso, no? Allora, tutto questo sta in piedi perché in qualche modo noi gli diamo un'importanza, un'attenzione, un consenso, importanza, consenso, attenzione. Io per esempio l'attenzione non l'avevo data per niente. Ho visto sta cosa così, non me ne fregava assolutamente nulla. Quindi già non ho dato il mio consenso. Oggi sono qui a fare un'indagine, quindi sto dando il mio consenso, bene, lo ritiro. Ma non alla fazione nera perché mi piacciono i bianchi, ma anche alla fazione mm, bianca, ma anche al dualismo, ma anche alla pugna secca, all'orecchia sventola, anche al finto papa, anche ai BRICS, anche alla materia stessa, la Matrix, il sacco di ragnatela del ragno. Ripeto, caro ragno, che sei sopra tutte queste cose, che sei lì, che ridi, e intanto ti ciucci, ti scioglie una qualche preda, che saremmo anche noi. Ti abbiamo creato noi, non fai paura a nessuno. Siamo qui che giochiamo con te, non sei tu che giochi con noi. è un po' una cosa. Mm, Che lui, adesso che hai nominato il ragno, fa vedere come tanto adesso è un momento di grandissima potenza per lui, perché Halloween fondamentalmente è la celebrazione del ragno. eh sì. Mi fa vedere tutti i gadget a forma di ragno e mi fa vedere, Domani. Mhm. domani, eh? E domani, sì, sì. Oggi è il 30. E mi fa vedere questo ragno zucca. Vedi, vedi Cristina, perché l'abbiamo anticipata. Si è anticipata? Ecco perché Cristina l'aveva tra un mese. E Beh, peraltro le ha lasciato il posto. mm, eh, sì, sai tu, no? sì. Eh, Ecco perché. Vedi che ci chiedevamo? È che Cristina deve partire in Tunisia, quindi deve fare il biglietto, ma, ma o Canarie o quello che vuoi, una roba vicina, ma anche Creta, Creta, non considerarla, anzi, Creta secondo me è la cosa migliore. Dicevamo, ah, bene, 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 Halloween. Senti, sì. ma il ragno, quando mangia la preda, la scioglie in un modo un po' strano, ha diciamo dei succhi, proprio la scioglie in un modo credo analogo alla mantide, ma la mantide di fatto anche la mangia, il ragno proprio la scioglie, se la mette vicino alla bocca e piano piano se la mangia. Ha qualcosa in bocca, il ragno? Mm. Non so, mi vengono dei succhi gastrici. Sta mangiando dei succhi gastrici? Cioè, come se con i succhi gastrici Sì, lui adesso sta mangiando tutte le offerte che vengono messe sopra questi. Adesso ci sono questi vassoi a forma di ragnatela, di ragno, eccetera, no? E quindi queste sono tutte le libagioni, le offerte per il ragno e lui le sta mangiando tutte. bene, dolcetto scherzetto, scherzetto. Gli togliamo le offerte e gli mettiamo. Ah, che è caduto questo? Come mai è caduto? Mi ha fatto venire un colpo. E gli mettiamo un pezzo di sorgente. Ciucciati la sorgente. Un cristallo giallo bianchissimo, luminosissimo.
Lui non se ne accorge, è lì è intento a parlare con noi. Scherzetto, Mm. ormai l'ha ciucciato, ormai è entrato, si è unito il liquido sorgente ai suoi succhi gastrici. Perché mi ha fatto cadere l'evidenziatore azzurro? Ho detto che questo è solo il primo dei dispetti che ti fa lui, gli Mhm, scherzetti. mhm. Aspettatene altri. Che succede? Sì, l'ha già Ah, fatto. vedo che praticamente diventa la ragnatela bianca come se si fosse ghiacciata. E allora io, te, anche Cristina e altre persone, tra cui quella persona che ha rimandato la sessione, va proprio a staccare la ragnatela, a spezzarla, perché è diventata come dei bastoncini, no, di Mhm, ghiaccio mhm. e si spezza. Ed entra una luce strana, nuova, mai vista. È una luce con un po' di vento anche. È rosa, eh, vagamente gialla con dei brillantini dentro. Ed è come se arrivasse e noi ringiovaniamo. Ottimo. Stiamo uscendo dalla Matrix. Sì, e dal tradimento del tempo. E che succede? Sempre di più penetra questa luce all'interno della Matrix. Vedo però alcune persone che scappano, come se non potessero sostenere, non accettassero questa nuova luce che sembra sconosciuta e quindi qualcuno si spaventa, tanti si spaventano. Noi invece al contrario andiamo a favore, in direzione di questa luce ventosa e più ci avviciniamo a questa luce e più ci scontorniamo. Io ti sento molto felice, Io? come non mai, sì, Mhm. come se tu non avessi mai sfiorato questo stato d'animo prima. Mhm. Non ci sono più preoccupazioni. Invitiamo a fare la stessa cosa tutti quelli che vogliono partecipare. Sì, è venuto un nostro grande sostenitore, Mhm. si può dire, Walter? Sì, sì, l'avevo Mm, mm. capito. Sì. Viene Cristina? Oh già, c'è già qua, sì, sì, sì. Ah. Tutti, tutti, anche quelli che non sanno nulla di queste sessioni, invitati. Il premio è la eterna giovinezza. Niente più rughe, capelli tinti, barbe tinte, niente più creme, niente più... Ma sì, dai, sei giovanile. Niente più bambini che ti danno del lei, che ti Signora, dicono la signora, il signore, la signora soprattutto. Dica, no, dimmi, non dica, che cazzo è dica. Bene, povero Carlo, che cosa fai? Sono cadute le orecchie. Minchia, la Camilla è proprio schiava del tempo, eh. trasformato in un maialino. Maialino, poverino. La Camilla schiava del tempo, è diventata un foglio di carta che non ci piace più, il cartocciato.
via. E, Macron cosa fa? Che gli E hanno rubato i Macron lo vedo gioielli. dietro alle sbarre. Ah, finally. E suo marito cosa fa? Anoressico? Va in un cimitero. Ma sotto terra? E non lo so, non capisco. Deve raggiungere altri. E il Papa finto? Scusa, ma che hai visto Papa? Ho visto qualche In mezzo una fa, grotta. tipo, un micro video di lui seduto, ma tipo per strada, così, e uno che passa e gli fa, Papa, forza Roma! E lui risponde, sì, sempre forza. Ma una roba non da Papa. Ma boh, io ci sono rimasto, ho detto, ma questo è l'entourage che ha, comunicativo che ha il Papa. Forza Roma sì, deve rispondere, no, nel senso, chi è sto Papa? E lui è proprio così, è la temperanza, ed è come se fosse proprio una transizione, no? Questa cosa qui. Quindi non c'è più la vecchia etichetta. Lo vedo così, come una specie di attesa, di passaggio. Mm, Uno scaldaposto. sì, bravo. Va bene, abbiamo finito, sì?